come rispondere alle provocazioni. Conosci anche tu persone che quando iniziano una conversazione vogliono partire subito da una posizione dominante? E cosa fanno? Ti segano le gambe con la prima frase, ti buttano in una posizione subalterna e da lì in poi tu sei sempre in difesa. Ti trovi a giustificarti, a spiegarti, sempre cercando di risalire. E allora cosa succede? Ti arriva addosso una frase velenosa, un po' acida. E tu in quel dubbio lì ti senti già in fondo a un pozzo, dove c'è un su e un giù e tu sei giù. E quello è il gioco dell'altro. Ed è un gioco che tu puoi smettere di giocare. Oggi ti mostro una frase che ti serve per uscire da quel pozzo, per fronteggiare con la fronte alta. Resta con me. Buongiorno a tutti, io sono Cristina Ferrero, sono counselor professionista, mediatore familiare e la mia professione è aiutare le persone ad aiutarsi. Ci sono delle persone che quando parlano iniziano sempre con una frase che punge e tu quelle persone le soffri ogni volta e tu ti chiedi ma perché ci casco? Perché ogni volta? E io te lo spiego perché in quei 3 secondi il tuo cervello non sceglie cosa fare, reagisce invece di scegliere, sente quella frase come un attacco e scatta. E allora oggi ti mostro una frase, una semplice frase, quella frase che ti permette di rimanere sulla tua scacchiera con la tua strategia, una frase che ferma il meccanismo dell'altro e ti ridà il controllo. Vedrai come usarla, come allenarla, come farla diventare parte di te. Perché? Perché oggi impari a fronteggiare con la fronte alta. Attenzione, non è una formula magica che risolve tutto con un colpo di bacchetta. È un semplice strumento di riposizionamento immediato, perché la lucidità nei momenti critici non è una qualità che hai o non hai, è una tecnica che impari e oggi la impariamo insieme. Ma prima c'è una cosa importante che ti devo dire. C'è un corso online e il link lo trovi qua sotto in descrizione. Il corso si chiama Stare con gli altri restando forte e questo è un corso per te che sei stanco di subire sempre tutto, di trovarti a dire sempre troppi sì, a non riuscire a scaricarti dal senso di colpa, non riuscire a mettere dei limiti di rispetto, dei limiti a difesa della tua dignità. Ma soprattutto sei stanco di continuare a sperare che gli altri cambino per far piacere a te. Perché sai cosa? Gli altri non cambieranno, ma tu puoi, tu sì. E allora questo è un corso, che è un percorso che ti trasforma da dentro. Sono 3 ore, divise in 5 moduli video dove ti parlo in modo chiaro e diretto. E per ogni lezione ci sono esercizi pratici, quiz, materiali scaricabili in PDF per avere poi sempre tutto sotto mano. Il corso sarà tuo per sempre. E questo percorso ti insegna a dire no senza sentirti in colpa, a proteggere te stesso senza dover necessariamente costruire dei muri e a gestire i conflitti senza doverti consumare dentro. Allora vieni qui, nel primo commento qua sotto troverai tutta la spiegazione e clicca sul link, troverai un video che ti spiega tutto. Perché questo corso è per rimettere te stesso al centro, per essere libero di essere quello che sei, per imparare finalmente a darti il diritto di ballare al suono della tua danza, della tua musica, per tornare a casa, per tornare a te. Ti aspetto. Allora adesso andiamo a vedere come non perdere il controllo, come non farti buttare giù, ma prima devi riconoscere il colpo quando arriva. La provocazione, il proiettile di ghiaccio.
è importante riconoscere la tattica. La prima frase che è un attacco, anche se è celata dietro un sorriso. Lo sai perché? Perché se non la riconosci, ci cadi dentro senza nemmeno accorgertene. Allora uno dice, quali potrebbero essere? Ti faccio degli esempi. Ah, oggi ti sei svegliato, eh? E tu sei lì magari arrivato puntuale perché nella tua vita una volta hai fatto ritardo. Bello quel vestito, l'ho visto al mercatino ieri. E magari il vestito è il più bello che tu hai dall'armadio. Hai avuto fortuna a ottenere quel lavoro e magari tu ti sei preparato un anno. Sembra niente, vero? Poche parole. Sembrano battute innocue e magari pure lo sono. Però troppe volte è un colpo chirurgico, quello che io chiamo un proiettile di ghiaccio. E ti spiego perché. Ti ferisce, ma poi si scioglie subito. Così, se tu hai quella ferita e reagisci male, diciamo, indovina chi sembra il problema? Tu. Perché? Perché il cervello non sta a verificare se è uno scherzo, se è detto magari una frase che non è venuta fuori molto bene, oppure un attacco vero. Il cervello cosa fa? Elabora quello che pensa sia pericoloso. E nel dubbio parte, attacca, oppure si sfila. Seneca lo diceva già 2000 anni fa, non subiamo le cose, ma le opinioni sulle cose. Non è quello che dicono, è quello che tu percepisci e ti senti, la tua reazione quando lo dicono. E quella percezione lì, anche se magari è sbagliata, ti fa sentire che sei entrato nel campo dell'altro e lì tu hai già perso, ma soprattutto non riesci più a raddrizzarla. Però c'è un modo per fermare tutto questo, per non scendere in quel campo. E adesso te lo mostro. La domanda che ti salva. La prima cosa che devi capire è questa. Quando senti la spinta verso il basso a reagire, quando senti quella frase personalmente come un attacco, non devi rispondere al contenuto, arrivato tardi, il maglione, bello o brutto, no, devi fermare il processo e allora in quel momento lì tu chiedi, scusa, mi puoi spiegare quello che intendi? Tutto qui, una domanda, poche parole, neutra, elegante. Allora, c'è un avvocato americano, si chiama Jefferson Fisher, che ha capito una cosa dopo anni di tribunale. Ha capito che quando qualcuno ti attacca, la prima reazione istintiva è assorbire, prendere tutto dentro quello che ti sta dicendo, tutto il veleno e poi reagire. E invece no. Tu non devi assorbire un bel niente in quel momento lì. Dice che non devi assorbire, devi osservare. Cosa vuol dire? Invece di prendere tutto dentro, l'attacco, il veleno, la critica, tu lo guardi, lo osservi e rimani lì con la fronte alta. E questa domanda fa esattamente questo. Scusa, ma cosa intendi? È come, hai presente nel calcio, quando la squadra è sotto pressione, cosa fa in quel momento lì che rischia di prendersi gol? Butta la palla in tribuna. Cosa fa? È un atto così, per riprendere fiato. E questa frase qui è la tua palla in tribuna. E mentre l'altra persona è costretta a spiegare, a riformulare, a essere più esplicita, lo sai tu cosa fai? Tu recuperi 3 cose fondamentali in quei 3 secondi magici. Ne parlo sempre. Allora, tu recuperi il respiro, l'ossigeno torna al cervello, tu recuperi la posizione, non sei più in basso tutto d'un tratto, sei neutro e recuperi il potere della corteccia prefrontale, la parte saggia, non più il cervello antico che va, ma la parte saggia che riprende il controllo. E qui c'è una cosa importante. Questa domanda
ascoltami bene, ha una doppia funzione. Ti dà tempo per riposizionarti, ma ti aiuta anche a capire l'intenzione vera della persona. Perché diciamolo, magari l'altra persona stava veramente scherzando, gli è uscita male quella frase e tu dicendo mi puoi spiegare quello che intendi? Dai a quella persona la possibilità di chiarire. Così eviti di rispondere in modo acido a uno scherzo. Ma se invece l'intenzione era, diciamo così, un po' cattiva, se dietro c'era davvero la voglia di metterti giù, la domanda la svela. L'altra persona è costretta a riformulare e lì tu capisci tutto. Per cui ti protegge in entrambi i casi. E c'è un'altra cosa potente in questa domanda, il verbo spiegare. Quando dici mi puoi spiegare, cosa vuol dire? Aprire. Non stai solo chiedendo chiarimenti, stai spostando l'onere della prova. Non sei più tu che devi giustificarti, è l'altra persona che deve elaborare, lavorare, deve dare sostanza alle sue parole. Ricordati una cosa importante che io so da sempre, un proverbio che dice chi domanda comanda. Il vero potere ce l'ha chi fa le domande e tu con questa domanda sei passato da vittima a eventuale giudice. Ti faccio un esempio, un collega ti dice hai preso tu quel progetto, interessante, e tu chiedi scusa mi puoi spiegare quello che intendi? E lui è costretto a scoprire le carte, deve farlo davanti a tutti e tu non sei più nel suo gioco, sei rimasto con la fronte alta col controllo. E allora questa è la tua arma, ferma il processo. Ti riporta al centro, ti fa uscire dalla reazione automatica. Però, uno dice sì, ma quando sono lì che mi dicono questa frase, io non so cosa fare. Ecco, questa frase va allenata, perché nel momento del bisogno devi saperla usare, ti deve venire fuori senza pensarci. E allora adesso ti mostro come si allena. Scendi al livello del tuo addestramento. Mettiamo subito in chiaro una cosa, gli altri non è che sono più forti, più furbi, più fighi di te, sono solo strutturati in modo diverso. E tu oggi hai una frase potente, ma se vuoi che funzioni nel momento del bisogno, devi allenarla. E qui entra in gioco un segreto che la maggior parte delle persone ignora. Nel momento del fuoco, della reazione, quando l'adrenalina sale e il cuore batte forte, la tua mente non cerca le strategie migliori, cerca quelle più allenate. Perché, e questo è fondamentale, tu non sali mai al livello delle tue intenzioni. Tu scendi sempre al livello del tuo addestramento. Un pugile non impara i colpi il giorno del match, li allena migliaia di volte. Quei colpi devono diventare automatici. Così come un musicista non impara il pezzo il giorno del concerto, lo studia, lo ripete e in quel momento gli viene automatico. Allora lo stesso vale per te, stesso identico principio. E uno mi può dire bene, ma come faccio ad allenarla? E allora te lo dico io. Primo, ripeti la frase a voce alta. Specchio, macchina, ovunque. Il cervello si appropria delle modalità e allora le fa diventare la tua reazione in quel momento in cui non hai la lucidità. In quel momento lì deve essere diventato una tua cosa, una cosa che ti appartiene, la tua normalità. Seconda cosa, una cosa qui importantissima, ascoltami bene, allenale anche sul corpo. Quando dici scusa, mi puoi spiegare quello che intendi? Non devi andare subito col corpo a essere in difesa, no, stai dritto, spalle aperte, sguardo fermo, parla con la voce calma,
E ricordati, ancora qua, fronte alta, che non è per fare lo spavaldo, no, per dare un messaggio interno a te stesso. Qual è quel messaggio? Io non devo temere niente, io non ho paura, non ho bisogno di avere paura. Perché? Perché il corpo parla al cervello, inizia prima. E quando il tuo corpo dice sono centrato, sto bene, il cervello agisce di conseguenza, il cervello ci crede. Terzo, simula scenari reali, pensa a chi ti mette in difficoltà, immagina le loro frasi e rispondi con la tua. Ci siamo capiti? 3 passi, semplice ma potente. E quello che succede quando padroneggi questa tecnica va oltre la singola conversazione. Cambia qualcosa di più profondo in te. Integro, non blindato. Quando smetti di cadere nel gioco degli altri, sempre a rincorrere, ritrovi la tua padronanza emotiva. Non sei più in balia di ogni battuta velenosa, non reagisci più a ogni provocazione. Padronanza non significa chiudersi, non significa essere sempre lì nel dubbio, a dover sempre portarsi a chiedere e a mettersi in difensiva. No, significa restare aperti, senza cedere quel potere che si sa di avere. Perché? Perché hai ritrovato il tuo centro, la tua dignità relazionale e le altre persone lo sentono. Le altre persone, prima ancora che tu apri la bocca, lo sentono subito. Perché? Perché una persona centrata ha un'energia diversa. Quella persona lì non gli serve essere aggressiva, non è sulla difensiva, è semplicemente curiosa, è presente, integra. E allora cosa succede? Le persone smettono di attaccarti, non perché sei blindato, ma proprio perché sei integro. E quando sei integro, la frase diventa parte di te. Non la devi più pensare, la usi naturalmente. Scusa, mi puoi spiegare quello che intendi con la tua frase? Quella lì è la tua posizione nel mondo, quella lì è la tua scelta. L'inferno sono gli altri? Punto di domanda. L'inferno sono gli altri è una frase di Jean-Paul Sartre. E io dico sempre, la uso spesso questa frase, dico sempre dipende. Dipende da come ci entri in quella relazione e come ti posizioni, da quanto sei strutturato. Se hai consapevolezza, se sei allenato, se hai dignità, non sei più reattivo, sei responsivo e questo è tutto materiale del mio corso. E quando sei responsivo non cadi nel buco, non ti fai buttare giù, non balli al ritmo dell'altro, suoni la tua musica. E la frase è tua, scusa, mi puoi spiegare quello che intendi? Track. E ricorda, ogni volta che usi questa frase stai fronteggiando con la fronte alta, non chinando il capo, non perdendo te stesso. L'allenamento ti aspetta. La tua nuova posizione nel mondo inizia adesso, una conversazione alla volta. E c'è un'ultima cosa che voglio dirti. Nessuno può farti sentire in un certo modo senza il tuo permesso. Il permesso lo dai tu, sempre. E allora quella frase acida, quella frase velenosa, tu scegli se darle il permesso di ferirti. Quella persona, tu scegli se darle il permesso di metterti giù. Il permesso lo dai tu. E quando tu capisci questo davvero, tutto intorno cambia. Abbiamo finito. Allora, troverai il link del corso nel primo commento, il link al materiale PDF scaricabile lo trovi qui sotto in descrizione, il link alla mia newsletter ogni settimana del materiale solo per te. E allora abbiamo finito anche per oggi e io cosa faccio? Ti auguro che la tua vita sia centrata, che tu ti senta potente di quello che sei basta, ricordatelo, perché centrato su di te nella tua vita, la tua vita sarà naturalmente bellissima.